Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di colesterolo, quindi in questo video cercheremo di capire perché è così importante questo discorso del colesterolo. Se ne parla tanto, lo sappiamo bene, sono tutti un po' sempre preoccupati da quelle che sono le analisi del colesterolo, i diversi valori. Cercheremo quindi di capire innanzitutto che cos'è questo colesterolo, perché in realtà è un elemento necessario per la nostra vita, perché è così importante tutto il discorso relativo a quelle che sono le analisi, quindi il panel ematico relativo al colesterolo, che fattore di rischio è, e cercheremo di capire generalmente come funziona tutto il mondo, il meccanismo relativo al colesterolo. Ora, logicamente per gli ascoltatori cercheremo di semplificare il più possibile quello che è un processo in realtà molto molto complesso, e mi scuso inizialmente se la faremo un po' lunga. Per gli addetti ai lavori mi scuso se il processo e la spiegazione è un po' troppo semplificata, però diciamo stiamo tra due fuochi, quindi cerchiamo di trovare un compromesso. Alla fine del video logicamente daremo delle indicazioni su come comportarci poi effettivamente per abbassare il colesterolo, comunque migliorare quello che è il nostro panel ematico. Ora, alcune informazioni di base molto importanti. Innanzitutto in questo video logicamente non vogliamo dare dei consigli che debbano essere attuati interrompendo delle terapie mediche per il colesterolo, per il trattamento del colesterolo, quindi qualsiasi sia la situazione, mi raccomando, sono sempre dei consigli generici un po' per discutere, per promuovere l'informazione, ma andate a parlare col medico di riferimento sempre nel caso in cui ci siano dei trattamenti in corso o la necessità di alcuni trattamenti in corso, quindi questa è una cosa molto importante. Ciò detto, cerchiamo di capire che cos'è innanzitutto questo colesterolo. Beh, è una molecola lipidica che non ha uno scopo energetico, ma è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Le funzioni del colesterolo sono per lo più delle funzioni strutturali della membrana cellulare, della guaina amininica, dei sali biliari, della vitamina D e anche degli ormoni steroidei, no? E c'è un'associazione, diciamo, a livello di nomenclatura. Quindi è un elemento fondamentale per la nostra sopravvivenza, quindi un elemento che, come al solito, di cui abbiamo bisogno. Poi c'è sempre la tendenza di identificare un qualsiasi cosa come buona o cattiva, quindi il cortisolo è cattivo, il testosterone magari è buono, il colesterolo è cattivo, non so, la serotonina è buona, eccetera, eccetera. In realtà tutto nel nostro organismo ha un ruolo, una funzione, e la problematica non è relativa al colesterolo di per sé, ma a un quadro ben specifico che andremo poi ad analizzare. Quindi il suo ruolo è assolutamente importante ed è un elemento indispensabile per la vita. Ora andiamo a cercare di capire innanzitutto che cosa guardiamo noi quando guardiamo un panel ematico. Colesterolo, normalmente quello che si vede è colesterolo totale, il colesterolo buono, tra virgolette, quindi l'HDL, e il colesterolo cattivo, di nuovo tra virgolette, quindi l'LDL. Cerchiamo di fare delle proporzioni, insomma questo lo discuteremo tra un attimo, però quello che guardiamo è questa colesterolemia in generale. Ora, il colesterolo perché è importante da individuare e da tenere monitorato? Perché è un fattore di rischio di incidenti cardiovascolari, quindi ci dà un elemento, un indice di quello che può essere una probabilità di rischio di processi di aterosclerosi e incidenti cardiovascolari in generale. Vedremo quelli che sono i meccanismi, però la cosa che ci teniamo a sottolineare, non per depotenziarne il ruolo, ma per cercare di contestualizzare, è quello che è soltanto un fattore di rischio, quindi c'è molta preoccupazione da parte di alcune persone con un quadro di colesterolo magari sballato, che non è ottimale, e di nuovo nel caso in cui la preoccupazione sia del medico o che il medico decida di intervenire con una terapia, assolutamente rimandiamo al caso specifico, però non c'è bisogno di allarmarsi eccessivamente, bisogna rimandare di nuovo al medico. Perché questo? Perché il colesterolo è innanzitutto un fattore che deve essere tenuto monitorato nel tempo, quindi quello che noi vediamo da un panel di ematochimiche è uno screenshot, no? Un momento, un istante, quello che succede in quel momento, ma non sappiamo quello che è il trascorso. I processi di aterosclerosi sono dei processi, e in generale quello che porta poi il colesterolo ad essere un fattore di rischio sono dei processi abbastanza lenti, duraturi, che poi dipendono anche da altri meccanismi, quindi non è che di per sé il colesterolo porta automaticamente a una determinata problematica. Peraltro non è il fattore di rischio più importante, ci sono fattori di rischio che sono molto più importanti, come per esempio lo status di infiammazione subclinica, che dall'analisi anche lo possiamo evincere dal nome, non si va a riscontrare in maniera molto semplice. Però è normalmente uno dei primi esami, uno dei primi valori che sono stati scoperti, una delle prime correlazioni che sono state scoperte, e quindi di routine si tende a fare. Peraltro il valore limite sono dei valori che vengono anche modificati nel corso del tempo, nel corso degli anni, in funzione delle nuove evidenze, ma in funzione anche molto spesso di processi che sono anche un po' più complessi. Quindi
fondamentalmente non iperallarmiamoci per quello che è il colesterolo, è un fattore di rischio, deve essere contestualizzato, e questa è la cosa molto importante, all'interno di un panel, di un background, di un'anamnesi molto più complessa di quello che è l'individuo. Quindi questo come primo fattore importante, e poi capiremo meglio perché. L'altro punto molto importante da capire è che il colesterolo è assolutamente influenzato dalla dieta, ma, e questo è un errore che si tende a fare, non è influenzato tanto da quello che è il colesterolo che noi mangiamo, no? Noi siamo abituati alle reclame di Mario e Francesco, non mi ricordo chi, che hanno rinunciato al colesterolo, hanno detto no al colesterolo. Ecco, perché dire no al colesterolo, come abbiamo visto, è un elemento fondamentale per la nostra vita, ma anche il colesterolo che noi andiamo a mangiare, per esempio le uova, no? Non mangiare troppe uova, beh, in realtà ha un impatto minimo su quella che è alla fine la colesterolemia, quindi i livelli di colesterolo circolante. Infatti il grosso del colesterolo che è circolante, che è in giro, è quello che noi ci produciamo da solo. Il colesterolo esogeno è quello che noi introduciamo dall'alimentazione, il colesterolo endogeno è quello che noi produciamo in maniera autonoma, abbiamo questa possibilità nel fegato e anche all'interno delle cellule, a partire grazie all'attività di un enzima che è l'idrossimetilglutaril coenzima reduttasi. Quindi questo enzima un po' governa questi processi di produzione del colesterolo. Però, se anche è vero che il colesterolo che noi mangiamo dall'alimentazione non ha un impatto così forte sui livelli di colesterolemia, beh, è vero che l'alimentazione ha un impatto forte di per sé, perché questa attività di questo enzima è un'attività che è governata e che è influenzata in maniera massiccia da quello che mangiamo. Quindi in generale non ci interessa tanto il colesterolo che noi mangiamo, possiamo anche mangiare tante uova al giorno, non è un problema, anche perché contengono lecitina, quindi se hanno anche il colesterolo hanno anche un elemento per ridurre l'attività di questo enzima, però dobbiamo regolare l'alimentazione, non possiamo quindi dire ok dai, il colesterolo non conta, allora mangio quello che mi pare, no. L'alimentazione ha un impatto fondamentale, anzi è l'arma più importante che abbiamo a disposizione per regolare quelli che sono i livelli di colesterolo. Quindi questa è una confusione assolutamente da non fare. Ora, ci ho detto, cerchiamo di entrare nel vivo, questo colesterolo, che cosa succede, che cos'è il totale, LDL, HDL, che cosa sono questi termini. Allora, il discorso è che quando noi andiamo a mangiare un pasto che contiene tra le diverse cose, acidi grassi, contiene anche colesterolo, eccetera, a livello dell'intestino questi acidi grassi entrano nel nostro processo, innanzitutto per via linfatica e poi successivamente nel torrente circolatorio, attraverso dei trasportatori. Questo perché? Perché lo potete facilmente intuire, se io prendo un bicchiere d'acqua e ci metto l'olio, vedo che l'olio non è solubile nell'acqua, ok? Quindi mi servono dei trasportatori che sono delle lipoproteine. Le lipoproteine sono dei trasportatori, all'interno abbiamo il colesterolo, gli acidi grassi, abbiamo poi le code idrofobiche e le teste idrofile che sono rivolte verso l'esterno, quindi sostanzialmente dei trasportatori che possono gestire questi acidi grassi, tenerli, il colesterolo eccetera, però portarli tranquillamente nel sangue. E nel momento in cui abbiamo questi acidi grassi e colesterolo che entrano nel nostro organismo, quindi passano la barriera intestinale, vengono accolti, vengono trasportati da quelli che sono i chilomicroni, ok? Le nostre prime proteine, che diciamo hanno una bella presenza di acidi grassi e di colesterolo. Questi chilomicroni fanno tutto un giro prima di arrivare al fegato e durante questo giro loro in realtà iniziano già a cedere quelli che sono questi acidi grassi attraverso la lipoprotein lipasi che sta all'interno delle cellule. Quindi immaginate questi chilomicroni stanno viaggiando, si fermano, succhia quelli che sono gli acidi grassi, poi questi continuano e pian piano va a darlo alle cellule, che per esempio il tessuto muscolare, il tessuto adiposo, in funzione di quelle che sono lo status, le esigenze eccetera, e poi finalmente arrivano al fegato, che sono abbastanza più ricche di colesterolo, un po' più svuotate di questi acidi grassi che pian piano hanno dato. A questo punto il fegato inizia la sua produzione e produce nello specifico il suo colesterolo, prende il colesterolo che gli è arrivato e lo va a rimettere nel torrente circolatorio con quelle che sono delle lipoproteine che sono VLDL, sono denominati VLDL, ossia Very Low Density Lipoprotein. Quindi entrano queste VLDL, iniziano ad andare, e qua in realtà la loro attività è principalmente innanzitutto quella di continuare a dare acidi grassi, sempre attraverso la lipoprotein lipasi, quindi si attaccano ai recettori, lipoprotein lipasi si ciuccia gli acidi grassi, a un certo punto queste lipoproteine, che sono very low density, quindi a molta bassa densità, non sono tanto dense, iniziano pian piano, visto che questi acidi grassi vengono presi e sono più ricche proporzionalmente di colesterolo, iniziano a essere sempre più dense, finché non hanno un cambio strutturale per cui diventano queste nostre famose low density, quindi da molta bassa densità
bassa densità, quindi sono un po' più dense sostanzialmente, un po' al gioco al contrario, non ci si arriva subito, un po'. Quindi automaticamente queste LDL iniziano a circolare, queste sono veramente ricche di colesterolo e finalmente sono le nostre navicelle, i nostri trasportatori che danno e consegnano questo colesterolo. Ora il discorso è che il meccanismo di consegna del colesterolo è diverso, non si affidano più a questa lipoproteina lipasi, ma arrivano proprio ad essere inglobate all'interno delle cellule, quindi le cellule si ciucciano tutta la navicella e prendono questo colesterolo. Il problema qua qual è? Che non sempre le cellule hanno bisogno del colesterolo, nel senso che queste LDL arrivano e immaginate che arrivano e dicono chi ha bisogno di colesterolo, chi ha bisogno, e le cellule non sempre ne hanno bisogno, soltanto quelle che ne hanno bisogno possono effettivamente prenderle. E il problema è duplice in realtà, perché voi dite le cellule non ne hanno bisogno, no? Questo organismo super perfetto, qual è la casistica? Beh, l'abbiamo già detta, chi è che produce il colesterolo? Il fegato, ma anche le cellule. Quindi le cellule stesse, magari queste si ritrovano che hanno tutti gli elementi necessari e attraverso sempre l'idrossimetilglutarile, coenzima A riduttasi, queste continuano a fabbricare colesterolo. Quindi praticamente arriva il colesterolo da fuori e questi, guarda, abbiamo già tutto quanto, siamo settati, ce lo siamo fatti da soli. E questo inizia a creare una problematica, perché queste LDL iniziano a girare e nessuno vuole questo colesterolo. Quindi l'attività di questo enzima, iniziate a far caso a questo processo che è molto importante, non solo porta il fegato a buttare fuori più colesterolo, ma le cellule poi se lo fabbricano da sole. E quindi automaticamente quello che succede è che siamo in iperabbondanza di colesterolo e lo scenario è che queste LDL iniziano a girare e noi le vediamo nel nostro screenshot, no? Nella nostra analisi ematochimica, vediamo queste LDL che sono tendenzialmente alte, ce n'è un sacco in giro. Ma qual è questo problema di queste LDL in giro? Perché il problema è che iniziano a ossidarsi e questo è il primo meccanismo di avvio dei processi di aterosclerosi. Quando iniziano a ossidarsi, peraltro non possono essere più utilizzate perché non vengono riconosciute più dal sistema di inglobamento all'interno delle cellule, quindi è come se sono danneggiate, una chiave rotta che non entra più nella serratura, immaginate, ok? Quindi non riescono ad entrare e quindi queste continuano a girare e creano, avviano questi processi di aterosclerosi, aumentandone il rischio ovviamente, quindi questa è un po' la problematica. Abbiamo un altro discorso che voi oggettivamente dite, ok, va bene, in tutto questo quadro tutto chiaro, ma queste HDL invece, questo colesterolo buono, mi può salvare, mi può dare una mano, perché io vedo sempre la produzione. Ed è qua che arriviamo. Le HDL che cosa sono? Sono delle navicelle, in questo caso proteiche, quindi super dense, quindi molto più piccolette e super dense, che vengono mandate vuote dal fegato e che hanno il ruolo di spazzine, cioè queste qua iniziano ad andare in giro, si prendono tutto il colesterolo e risolvono in qualche modo il problema delle LDL in eccesso. Quindi ecco come il corpo cerca di controbilanciare. Per questo è importante il rapporto LDL-HDL, perché queste vanno in giro e rimediano un po' la situazione. Poi di per sé hanno un'attività antiossidante, antinfiammatoria, quindi già di per sé riducono il rischio di ossidazione di queste LDL. E quindi questo è un po' il quadro generale di quello che succede. Da qui è importante capire non solo qual è il mio colesterolo totale, perché può essere alto, basso, eccetera. A me un primo fattore di rischio è capire queste LDL se sono elevate, perché se sono elevate probabilmente c'è un motivo, probabilmente stanno in giro, probabilmente non riescono a entrare, probabilmente c'è un rischio di ossidazione, ma anche vedere poi, ok, perfetto, HDL come siamo messi? Ce ne sono abbastanza per spazzare via tutto? Ok, questo è un po' il quadro generale, quindi con questo quadro, ovviamente poi rapportato a tanti altri fattori, perché abbiamo semplificato, ma c'è anche un discorso di andare a controllare quelle che sono le ApoB, quindi generalmente queste LDL possono essere più grandi ma meno numerose, oppure più piccole ma più numerose a parità di valore. Anche le HDL, ci sono diverse tipologie di HDL, non sono per forza buone, ci sono alcune tipologie che sono molto dannose, insomma il quadro è molto complesso. Diciamo che questa è una visione abbastanza semplicistica, che però ci dà un buon indice di quello che succede della problematica di base. Quindi, per ricapitolare, perfetto, io posso avere un panel più o meno ottimale, questo e quest'altro, che devo fare? Perché questo vogliamo sapere, come posso intervenire, come posso risolvere un po' il problema, come posso prendermi cura di me. Allora, piccola parentesi, la risposta in realtà da un punto di vista alimentare, questo mi spiace per chi cerca un po' la pillola magica, però è sempre la stessa, una dieta varia, sana, equilibrata, è sempre quello che permette di risolvere e di prevenire il grosso delle problematiche, ok? Però detto questo cerchiamo di capire quelli che sono i meccanismi. Innanzitutto partiamo dalla produzione endogena. Abbiamo visto se c'è questa produzione endogena che è elevata per via di questo enzima, sia nel fegato che nelle cellule, è un macello, perché il fegato produce tanto, le cellule già ce l'hanno e questo inizia a circolare come colesterolo. Da cosa dipende? Come detto, dipende in primis dall'alimentazione.
un eccesso di acidi grassi saturi, un eccesso di acidi grassi trans, un eccesso di zuccheri, ma in generale forti picchi insulinici, sono tutti elementi che attivano e incentivano l'attività di questo enzima. Quindi automaticamente massimizzano la produzione endogena di colesterolo, la nostra produzione endogena, e quindi creano questa situazione. Per cui da prima riduco gli acidi grassi saturi, elimino possibilmente gli acidi grassi trans, tra parentesi scusate, riduco gli acidi grassi saturi perché basta ridurli al 10% della nostra alimentazione, quindi non serve eliminarli del tutto, questa è una cosa molto importante da fare e da dire. Poi vado a cercare di ridurre i picchi insulinici se non strettamente necessari. Ecco, nel caso del bodybuilder ovviamente ci sono casistiche come il post workout in cui voglio ricercare anche un picco insulinico, però generalmente lontano da queste sfere di allenamento in cui la gestione è comunque migliore, bla bla bla, voglio ricercare una situazione di calma insulinica, quindi possibilmente pochi zuccheri e molte fibre. E le fibre hanno anche un'attività molto importante, e qua apriamo un discorso per cui possiamo andare all'infinito, che è quella di dare un effetto prebiotico a quella che è la nostra microflora intestinale. La microflora intestinale, quando è microflora sana, produce degli acidi grassi a catena corta che intervengono diminuendo l'attività di questo enzima, quindi hanno un fortissimo effetto ipocolesterolemizzante. Se state male col pancino, se avete una microflora putrefattiva, un eccesso proteico, mangiate tantissime proteine che danno input putrefattivi a livello gastrointestinale, ecco, probabilmente non potrete beneficiare di questo effetto ipocolesterolemizzante, che non vuol dire che aumentano il colesterolo, ma non beneficerete di questo effetto ipocolesterolemizzante dovuto alla produzione di acidi grassi a catena corta da parte della nostra microflora intestinale. Ora, per ridurre quella che è la produzione endogena di colesterolo, possiamo utilizzare un integratore come il Coledex che contiene monocolina, riduce l'attività di questo enzima e permette quindi di ridurre la produzione di colesterolo endogeno. C'è anche contenuto coenzima Q10 e una serie di altre molecole che sono sinergiche a questa funzione, però qua in questo caso andiamo a intervenire subito su questo meccanismo che, come avete capito bene, è di straordinaria importanza, è forse il primo meccanismo su cui vogliamo intervenire, quindi è un ottimo integratore da assumere in parallelo a quello che è il vostro stack. Altro modo per intervenire, altra cosa a cui possiamo far fronte, è quello di andare a impattare sul ricircolo dei sali biliari. Quindi il ricircolo dei sali biliari, che è un ricircolo enteropatico che vede coinvolto sia il colesterolo che arriva dall'alimentazione, sia il colesterolo endogeno, ok? Quindi quello prodotto da noi. Ecco, andando a intervenire su questo ricircolo, sostanzialmente consumiamo più colesterolo e portiamo il fegato a consumarlo un po' di più, quindi sostanzialmente riduciamo quello che è l'assorbimento del colesterolo. E qua ci sono diversi alimenti, o meglio diverse molecole contenute in molti alimenti, come esempio le famose saponine che vengono criticate per i legumi. Ecco, le saponine, a parte il fatto che arriviamo a un certo grado di tollerabilità eccetera eccetera, hanno un forte effetto ipocolesterolizzante, come anche le lectine, come anche la lecitina, per esempio la lecitina di soia, come dei diversi fitosteroli. Sì, perché il colesterolo, tutto questo, è una molecola che è prettamente animale e troviamo soltanto negli alimenti di origine animale. Nel caso di alimenti di origine vegetale troviamo i fitosteroli che hanno un forte effetto ipocolesterolemizzante proprio perché intervengono in questo senso. Quindi qua abbiamo tantissimi tool, tantissimi strumenti che possiamo andare a utilizzare nella nostra alimentazione. Di nuovo, fibra, verdure e soia, legumi in generale, hanno un forte effetto ipocolesterolemizzante. Altro elemento è il rapporto che c'è tra le HDL e le LDL, quindi generalmente se anche ci troviamo del colesterolo elevato io voglio aumentare quello che è questo rapporto, quindi voglio più HDL possibile e meno LDL possibili. Come intervenire? Innanzitutto dall'alimentazione. In primis l'equilibrio di quelli che sono i grassi. Qua i grassi hanno un ruolo importante, abbiamo visto, utilizzo tanti trans, utilizzo tanti saturi, creo un po' di problematiche. Invece gli acidi grassi monoinsaturi, quindi avocado, olive, olio extravergine di oliva, siamo italiani, sfruttiamolo, ecco, hanno un ruolo molto molto importante nel andare a migliorare questo rapporto che c'è tra HDL e LDL. Quindi cerchiamo di dedicare anche fino all'80% dei nostri grassi alimentari ai monoinsaturi. 10% massimo ai saturi e il restante ai poliinsaturi, in particolare il rapporto tra omega 3 e omega 6 che è molto importante, quindi un rapporto un po' più vantaggioso, o meglio più paritario possibile. Poi normalmente nella nostra alimentazione siamo molto ricchi e tendiamo a mangiare di più omega 6 perché sono più comuni nell'alimentazione nostra, parlo di un discorso logicamente di media della popolazione, però cerchiamo di aumentare il contenuto di omega 3, quindi
salmone, pesce grasso in generale, se scegliamo dei tagli di carne che siano grass fed, quindi allevati al pascolo. Ci sono poi degli elementi che aumentano il contenuto di HDL, come per esempio il krill oil. Il krill oil, rispetto ad esempio agli omega 3, che in generale il grosso dei benefici che danno va sicuramente sui trigliceridi e anche in parte sul rapporto HDL-LDL, però il krill oil si è visto aumentare in maniera massiccia, essere molto specifico per l'elevazione dell'HDL, quindi se abbiamo l'HDL basso sicuramente intervenire con il krill oil. Ed altro elemento che interviene su quello che è il rapporto HDL-LDL si è visto essere la berberina, che ha anche un'attività molto interessante di GDA, quindi Glucose Disposal Agent, sostanzialmente migliora la sensibilità insulinica, migliora la gestione dei carboidrati, quindi ecco che l'ascoltatore più attento già va a capire, si migliora la sensibilità insulinica, la gestione dei carboidrati vuol dire che avrò meno picchi insulinici ed ecco di nuovo che avrò dei benefici molto chiari sull'attività in generale dell'HMG, coenzima riduttasi, quindi generalmente di questo enzima, e quindi sulla produzione endogena di colesterolo, cioè avrò meno produzione endogena di colesterolo, quindi doppio effetto in questo caso. Per cui ci sono delle molecole che intervengono e ci danno una mano. Ora l'ultimo punto in generale, vediamo anche qua chi è stato attento, l'LDL alte di per sé non sono un problema, il problema è che queste mi si ossidano, quindi la quantità di antiossidanti della mia alimentazione, lo status, tra virgolette, antiossidante del mio corpo, che è mediato anche dalla HDL che abbiamo visto avere un effetto antiossidante, è di straordinaria importanza. Quindi frutta, verdura, integrare con vitamina C, vitamina E che è contenuta nell'olio extravergine d'oliva, sono tutti elementi molto importanti ed ecco che quindi praticamente Ludo mi sta dicendo che io devo andare ad assumere, mangiare legumi, mangiare prevalentemente integrale per favorire una calma insulinica, non esagerare con le proteine, non esagerare con gli alimenti di origine animale e molta frutta e verdura. Che novità mi sta dicendo? Di nuovo nessuna novità, il discorso è che è una dieta varia, sana, equilibrata, quelli che sono un po' i precetti, insomma abbiamo un punto incontro su tutta la nutrizione che ha visto che questo modello di dieta, se vogliamo mediterranea vera, è un modello che si presta alla risoluzione di tantissime problematiche e in generale previene molte problematiche, possiamo dire così, e le risolve nel momento in cui abbiamo avuto una dieta un po' più sregolata. Come elemento antiossidante che vi proponiamo, perché è uno degli elementi antiossidanti più potenti che esiste nel nostro pianeta, c'è l'astaxantina. Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato in diversi video, quindi nel caso in cui in prima battuta io mi ritrovi un panel edematico con l'LDL tendenzialmente elevato, un HDL basso, ecco una cosa che posso fare è subito assicurarmi uno status antiossidante nel mio corpo molto importante, molto accentuato, perché così in questo modo, tra virgolette, riduco quella che è la problematica, per cui non devo ragionare soltanto sull'LDL per sé, ma devo ragionare anche sull'effettiva possibilità di questa LDL di ossidarsi e quindi non andare a perdermi l'occasione di inserire degli antiossidanti. Ovviamente tutto questo, se qualcuno vuole impegnarsi sull'alimentazione, sull'integrazione per far fronte a una problematica di colesterolo e sta intervenendo su una terapia medica, quindi o è sotto controllo dal medico, innanzitutto non stoppare la terapia logicamente, ma soprattutto farlo presente al medico, perché poi ci possiamo ritrovare con una problematica di natura opposta, quindi lo abbassiamo un po' troppo. Ragazzi, io spero che con questo video vi abbiamo dato degli spunti interessanti. Yamamotonutrition.com per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le nostre offerte e sul mondo Yamamoto Nutrition, e seguite questo canale come sempre per non perdervi i prossimi video. Alla prossima!